Bentornati su Segreti Turchi. Oggi sono felicissimo di essere con voi, perché stiamo per addentrarci in un tema che ha fatto parlare tantissimo il mondo dello spettacolo, soprattutto tra i fan della serie che tutti amiamo. Se siete appassionati di Kira Casco, seguite da vicino le carriere dei suoi protagonisti, questo video è proprio per voi. Parleremo di quello che più stuzzica la curiosità. I retroscena, le connessioni speciali e, in particolare, ci immergeremo nella gelosia confessata da Elçin Sangu nei confronti di Bara Arduk. Esatto, oggi proveremo a capire la verità dietro i sentimenti di Elçin verso Bar, con dettagli succosi che forse non conoscete. Ma prima di cominciare a scoprire questo segreto affascinante, vi ricordo di iscrivervi a Segreti Turchi e attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei nostri video. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa poter continuare a portarvi contenuti di qualità, giorno dopo giorno. Il mondo della recitazione ci regala spesso coppie sullo schermo che ci sembrano così realistiche da spingerci a domandarci cosa accada quando le luci si spengono. Nel caso di Bara ed Elçin, la chimica mostrata in Kira Casco è stata innegabile. Hanno dato vita a Ömer e Defne, due personaggi che ci hanno rubato il cuore con i loro alti e bassi, i momenti teneri e le scene appassionate. Quella connessione, quella scintilla, è rimasta solo nella finzione o ha oltrepassato i confini del set? Oggi esploriamo proprio questo. Nel tempo ci sono stati rumor, sussurri, interpretazioni. E oggi proveremo a fare chiarezza su quelle gelosie ammesse con un sorriso che, secondo quanto abbiamo potuto raccogliere da interviste, dichiarazioni pubbliche e contesti professionali, hanno giocato un ruolo interessante nella dinamica tra Elçin e Bar. Non si tratta di un dramma costruito a tavolino, ma di uno sguardo su come percezioni, emozioni e, forse, qualche incomprensione possano essersi affacciate e come siano state gestite. È importante chiarire subito che ciò che stiamo per condividere nasce da materiale pubblico, interviste, talk show, apparizioni, commenti social e osservazioni di persone che hanno lavorato con loro. Nessuna invasione della privacy, piuttosto l'analisi di ciò che loro stessi hanno mostrato o raccontato. Partiamo dall'inizio. Bara ed Elçin si incontrano sul set di Kira Casco, e fin dal primo istante la sintonia tra loro è palpabile. La coppia Ömer-Defne diventa una delle più amate della televisione turca, conquistando il pubblico oltre i confini nazionali e creando un fenomeno internazionale. Questo successo non è dipeso soltanto dalla qualità della serie, ma in gran parte da una chimica straordinariamente autentica che i due hanno saputo trasmettere. È proprio questa autenticità a far credere a molti che il loro rapporto non finisse davanti alla camera, e non avevano tutti i torti. Quel legame, nella vita reale, ha assunto la forma di una complicità rara, fatta di rispetto, sostegno e tantissima confidenza reciproca. E ora, parliamo di quelle gelosie confessate. Sì, la parola suona drammatica, ma a volte nelle relazioni, perfino quelle professionali che diventano amicizie profonde, i sentimenti si intrecciano in modo più complesso del previsto. Stando a quanto trapelato nel corso del tempo, Elçin avrebbe ammesso, con la sua ironia inconfondibile e senza mai perdere il sorriso, di aver provato una certa gelosia di fronte all'attenzione travolgente che circondava Bar. Di quale gelosia parliamo? Non di insicurezza o sfiducia, ma di quelle piccole punture, del sentirsi talvolta sopraffatti dall'onda di ammirazione che investe una star. Immaginate la scena. Siete accanto a un collega e amico con cui avete scritto la storia di una serie cult, ovunque andiate, le fan gridano il suo nome, gli inviano messaggi appassionati, e agli eventi pubblici la luce dei riflettori sembra cercarlo prima di chiunque altro. Ed è naturale essere felici per il suo successo, ma quella gioia può portare con sé un filo di gelosia tenera, quasi affettuosa. In una conversazione dal tono scherzoso, Elçin avrebbe raccontato che, in certi momenti, si è sentita come se dovesse condividere il suo partner di scena con milioni di persone. Non in senso possessivo o conflittuale, ma come chi manifesta con leggerezza e sincerità la propria vicinanza, rivendicando allo stesso tempo il valore di un'intesa costruita con fatica, prova dopo prova, ciak dopo ciak.
A questo si aggiunge la natura del loro lavoro. Entrambi sono attori amati e richiesti, sempre a contatto con colleghi, registi, troupe. Si è parlato talvolta della cordialità di Barr con altre attrici o della simpatia di Elchin con altri attori. Nella maggior parte dei casi si tratta di pura professionalità, a volte di amicizie nate in set intensi, ma è inevitabile che il pubblico trasformi ogni sguardo, ogni risata condivisa, in una storia. E, come spesso accade, i sussurri crescono, creando una cornice emotiva in cui anche le persone coinvolte percepiscono quel brulichio di attenzioni e commenti. In questo senso, la verità della gelosia di Elchin può essere stata alimentata dalle dinamiche di un mestiere che ti espone, e dal bisogno di sentirsi riconosciuta e valorizzata nel rapporto unico creato con Barr. E il modo in cui, secondo molti, Elchin ha gestito tutto questo è probabilmente la parte più affascinante. Invece di lasciare che le piccole gelosie si trasformassero in ostacoli, le ha usate come ponte, come motore per rafforzare la comunicazione con Barr. Ammettere con leggerezza ciò che si prova è già una forma di cura, significa dire all'altro ci tengo, significa creare uno spazio sicuro dove ridere delle insicurezze e trasformarle in un codice privato. È in questi gesti, in queste chiacchiere dietro le quinte, che si costruiscono i legami destinati a durare. Nelle interviste successive, entrambi hanno parlato del loro lavoro insieme con affetto e riconoscenza. Hanno sottolineato la fiducia, il rispetto, il supporto incondizionato. Barr, davvero gentiluomo, si è mostrato spesso protettivo con lei, con quell'eleganza discreta che il pubblico adora, e Elchin, con il suo spirito brillante, ha trasformato eventuali punture di gelosia in spontaneità, abbracciando la certezza che la loro intesa è salda e autentica. Non un dramma costante, ma vita vera con le sue sfumature. La verità sulla gelosia di Elchin verso Barr non è una storia di tradimenti o sospetti, ma una finestra sulla complessità delle emozioni umane dentro un rapporto sotto i riflettori. Ci ricorda che persino le coppie televisive che percepiamo come perfette, o i duetti professionali più solidi, attraversano sentimenti naturali che nascono da vicinanza, popolarità e, sì, affetto sincero. Il modo in cui lei ha comunicato e incanalato quei momenti è un segno di maturità e di forza. Certo, i media amplificano, lo sappiamo. Ma in questo caso i commenti di Elchin sul successo di Barr e su come navigare l'amore del pubblico sembrano essere stati letti come una gelosia confessata, una gelosia tenera che nasce da un attaccamento reale e da una leggera, umanissima, possessività affettuosa. Nessun indizio di fratture insanabili. Al contrario, tutto fa pensare a un rapporto professionale e umano che si è irrobustito nel tempo, immune al rumore di fondo. Sono riservati, sì, ma quando parlano lo fanno con trasparenza e calore. E la verità che cerchiamo, in fondo, è una conferma, il loro legame è reale, la loro connessione è genuina, e come ogni duo che conta, attraversa momenti, piccole ansie, ma soprattutto una profonda stima reciproca. La gelosia confessata da Elchin verso Barr, lungi dall'essere un problema, è diventata un aneddoto che valorizza l'autenticità del loro rapporto e la solidità del loro patto scenico e umano. Hanno costruito qualcosa che sta su fiducia, comunicazione e rispetto, e questo è ciò che conta davvero. E così arriviamo alla fine di questo viaggio attraverso quella gelosia raccontata col sorriso. Abbiamo visto come la chimica in scena si sia tradotta in una complicità fuori dal set, e come l'ammirazione smisurata per Barr possa aver innescato in Elchin qualche piccola inquietudine, gestita però con grazia e chiarezza. Abbiamo compreso che questi sentimenti, lungi dall'essere un ostacolo, sono stati il linguaggio segreto con cui esprimere la cura e l'orgoglio per un'intesa rara. La verità, ancora una volta, è che i risultati più brillanti nascono dall'equilibrio tra talento, lavoro e umanità. Prima di salutarci, ditemi cosa ne pensate. Vi ha sorpreso questa gelosia dichiarata? La considerate una parte naturale di qualsiasi grande intesa? Scrivetelo nei commenti, perché leggere le vostre opinioni è il cuore pulsante di Segreti Turchi, il luogo dove ogni voce aggiunge un tassello al racconto. E se questo contenuto vi è piaciuto, lasciate un like,
condividetelo con chi ama Kiral Kask, e soprattutto iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete le prossime storie dal mondo dell'intrattenimento. Ci vediamo prestissimo, qui, dove il dietro le quinte diventa racconto, e il racconto diventa memoria. Fino alla prossima!